Ok, Monica, cubo della Mecca. Pensa che io più che cubo lo vedo come parallelepipedo. Mhm. Ci sarà una ragione per cui è rapida così, non lo so. Lei E chiede comunque, questo argomento. Mm. sì, diciamo così che è come se questo cubo rappresentasse, in un certo senso, un parallelepipedo, rappresentasse la Terra, in particolar modo l'incantesimo che è stato effettuato sulla Terra, affinché la Terra rimanesse prigioniera di questa magia. Ehm, E perciò è importantissimo, no, preservare questo cubo. Lei dice, lo vedo molto collegato a tutte le tensioni dell'Estremo Oriente. Sì, questo cubo ha bisogno di essere nutrito con tutti gli scontri, con il sangue, con la violenza, ehm, con energia a bassissima vibrazione. Ehm, Anche con le implicazioni economiche di preoccupazione, di perdita. Tutto fa per poter nutrire questo cubo che rappresenta la nostra esperienza Matrix, che è tale grazie a un incantesimo. Cos'è il E proiettore della Matrix, il cubo della Mecca? allora vediamo. Io lo vedo come se fosse proprio la Terra, in un certo senso, come quello, come a dire, si condensa, si concentra qua l'incantesimo fatto sulla Terra. Ehm, E tu dici invece che da qua partono tutti gli ologrammi proiettati? Mm? Questa è la domanda? Mm? Sì, potrebbe anche essere, anche se non vedo che è la sua funzione principale, nel Qual è la senso sua che funzione forse, principale? forse questa cosa che dici tu è parte più dalla Luna, sai? E Mhm. a proiettare gli ologrammi. Però tanto c'è una comunicazione tra questo cubo e la Luna. La funzione principale è quella come di condensazione e di concentrazione di questo incantesimo ragnatela che è stato generato dal ragno e che per continuare a alimentarsi, perché non è che una volta fatto è definitivo, ha bisogno di un continuo nutrimento, è necessario che venga alimentato appunto con queste energie che abbiamo detto, di guerra, di violenza, di scontri, anche di divergenze proprio di posizioni, appartenenze religiosi differenti, scontri sull'utilizzo delle materie prime, ogni genere e tipo di conflitto, per mantenerci così schiavi, delle decisioni del ragno, prigionieri, lontani dalla sorgente. Allora, è un cubo, la Kaaba, con la K, in muratura di pietra grigio-azzurra, estratta dalle colline circostanti la Mecca. Ok. In realtà fisicamente di che cosa è composto? Cosa c'è dentro? Questi minerali sono molto importanti perché mi risulta essere anche dei minerali che sono presenti nei vari strumenti tecnologici. Mhm. Mm, Come a farci a capire che effettivamente questa realtà è fittizia, no? Questa realtà è simulata ed è in piedi anche grazie a una complessa tecnologia, diciamo. Ma la tecnologia più complessa si basa proprio su queste materie prime minerarie. Perciò che è importante che questo cubo di fatto, cioè, sia naturale. Ma quella che sia la versione ufficiale non mi interessa. Tu cosa vedi se io ti chiedo, Monica, quando è stato costruito e da chi?
Mi viene come se fosse all'epoca delle piramidi, Da chi? degli stessi che hanno costruito tipo le piramidi. Chi erano? Mi viene proprio la parola Elohim. E Claudia è legata sia al cubo che all'Egitto. Volenti o nolenti, ovviamente lo siamo tutti, eh. Mm. Ma lei nella stessa vita? Ehm, Claudia ha a che fare col cubo? allora, nell'antico Egitto ho visto che lei aveva una posizione importante, tipo come se fosse una specie di consulente di un faraone, che però in realtà non fa una buona fine, perché era un consulente un po' aruspice, ok? Che faceva anche divinazioni. Mhm. Eh, fa una divinazione che non garba tanto a questo faraone, quindi fa una brutta fine. Quindi al limite, come se fosse una specie di Cassandra che predice delle sventure, no? Mm, Ha predetto la quindi vedo cosa che sbagliata ed è stata fatta fuori. Come ma donna o uomo? più che sbagliata, non gradita, Gradita, ecco. sì. Eh, eh, no, uomo. Uomo. Mm, sì. Torniamo un attimo al cubo. Quindi l'hanno costruita gli Elohim con questa pietra. Bene, quindi anche il responsabile eterico, il capo, il detentore della proprietà di questo cubo è un Elohim. Sì, Chi? Chiamiamolo. viene qualcosa tipo Mirnes. È collegato a Yahweh, Sì, sì, assolutamente sì. è sopra. Me li fa vedere come se fossero allo stesso livello, perché vedo un anello che li congiunge, ma la catena è in orizzontale, non è in verticale. Mirnes è il responsabile. Beh, chiamiamoli tutti e due, Yahweh e Mirnes. Sì, come se avessero settori differenti di cui occuparsi. Ok, bene, vediamo se facciamo un ragionamento corretto. Allora, il cubo è la matrix. La matrix in qualche modo è la Terra. Mirnes e Yahweh hanno anima? Cioè, sono frutto della sorgente, ma non hanno anima. Ok. Quindi, a conti fatti, una come Claudia, uno come me o una come te, siamo tutte e tre superiori a questi due. Mm, Ok, abbiamo senso, loro no. sì. Loro sono plastica, noi siamo vivi. Ok. E loro che hanno fatto il cubo che rappresenta l'anima hanno messo dentro il cubo nessuna anima, non ce l'hanno. La Terra, Monica, ha un'anima? Certo che sì. Dove? Mi fa vedere nella terra proprio, sento come un respiro, una pulsazione quando tu hai fatto la domanda, quindi proprio il suolo. Beh, la racchiudiamo quest'anima e la mettiamo dentro il cubo della Mecca. Bello, che bello. Vedo che si rimpicciolisce sempre di più ed è come se si depurasse, cioè ritornasse ad essere semplice materia, non materia plasmata negativizzata, maleficiata, diciamo, semplice materia. Che succede? Vedo questo avvolgimento che è anche un abbraccio da parte dell'anima terrestre, quindi che è una sorta di involucro per il cubo, e vedo proprio il cubo che rotea velocemente, dentro una centrifuga. E questa centrifuga gli permette di espellere all'esterno questa, diciamo, questo maleficio,
questo incantesimo, ehm, e torna ad essere parte, di Gea, della terra, libero dal maleficio. Sta liberato. Sì, È nero? no, adesso lo vedo, argento, brillante. Ok, questa è una condizione fissa, valida E, per chi? guarda, è come per prima, come se non esistessero cose fisse, cioè dipende sempre dalla nostra decisione, la nostra scelta deve continuare a nutrire questa Mhm, nuova mhm. modifica. Quindi io desidero vivere in una linea temporale in cui questa condizione è stata riportata alla condizione corretta. Quando ho detto mettiamo l'anima di Gea dentro, l'ho proprio vista presa dalle mie mani e messa dentro, con tutte e due, così a scodellina. E così è. Quindi chiamatelo ad eternum, chiamatelo come volete, così è nella mia linea temporale. Se volete la stessa cosa, mentre ascoltate questo video, fate la stessa cosa. Esistono infinite linee temporali, ce n'è una in cui vi volete infilare, che è questa, non è quella che vi suggerisce Mentana col TG, non è quella che vi suggeriscono martellandovi nei social network, mischiando adesso AI con non AI, Mm. è quella che desiderate voi. Monica. E poi dobbiamo essere quello che noi scegliamo, è molto importante. Questo fa sì, che questa operazione che abbiamo fatto continui nel tempo, essere nelle nostre singole vite quello che noi chiediamo, ehm, questo cubo di essere. Coerenza. Sì. Va bene.